Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio portarvi questa presa smart, ok, della Fritz, di AVM, però noi conosciamo tutti come Fritz, il nome di questa azienda, che è una presa smart un po' particolare. Bene, allora, innanzitutto, perché dovrei acquistare una presa del genere? Perché posso rendere smart qualsiasi una luce, oppure, non so, adesso il periodo di Natale, quando sarà il periodo di Natale, l'albero di Natale, accendere le luci fuori, eccetera. Ma però possiamo accenderla anche se siamo via di casa, vogliamo far vedere che siamo a casa, accendiamo la luce, oppure possiamo fare altre funzioni, il ventilatore o qualsiasi altra cosa. Però la particolarità di questo prodotto qua è un altro, che non è scontato, nel senso che è anche un misuratore di energia. In più abbiamo anche il sensore di temperatura interno. Quindi con questa presa qua io posso andare a monitorare quanto mi consuma un elettrodomestico, ma cosa più curiosa che io ho provato, l'ho messa dove abbiamo il modem, abbiamo il router, abbiamo il power line, eccetera. Cioè dove abbiamo tutti i nostri prodotti che magari diciamo ma sì, cosa vuoi che consumino, e magari ci fissiamo di più sulla TV che se non sulla stampante, o per dire la lavatrice, la lavastoviglie, ma alla fine chi consuma è quello che è sempre acceso, e i router, i nostri prodotti che servono anche per far andare in internet comunque hanno un consumo basso ma continuo, e qua magari viene fuori qualcosina. Bene, quindi adesso io cosa voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere la presa, che non c'è tanto da dire, però voglio farvi vedere perché dovrei acquistare quella della Fritz, che è un prodotto particolare, che noi siamo abituati a vedere Fritz come il modem router, lo vediamo come altre funzioni, diciamo così, più sull'internet e non tanto sulla smart home di casa. Bene, allora la presa, la scatola si presenta così. Andiamo a vedere un attimo le sue caratteristiche principali, che ci dice che è una presa intelligente, commuta automaticamente e manualmente. Ecco, una cosa particolare di questa presa qua, questo modello qua, che è il Fritz DECT 210, in caso vi lascio il link in descrizione se volete andare a acquistarlo, che ha una protezione, scusate, da spruzzi d'acqua classe IP44 per ambienti esterni e interni. Quindi anche se prende un po' d'umidità oppure di spruzzi d'acqua non c'è nessun problema. In più ha una portata wireless da 300 metri all'aperto e fino a 40 metri in edifici. Logico che se lo colleghiamo ai nostri prodotti Fritz, che è la miglior cosa, è molto semplice da collegare ed è molto semplice anche da utilizzare. Poi vi farò vedere un po' di cosine. Poi abbiamo il collegamento alla rete via DECT. Comunque adesso vi faccio vedere. Innanzitutto vi faccio vedere la presa. La scatola è questa, abbastanza grande, come anche la presa. Abbiamo dentro un manuale di istruzioni per l'uso, un manuale che ci spiega un attimo come collegare e qual è tutta la rete network di Fritz, e poi qui un altro manuale, e questa è la nostra presa. Ok, adesso ve la faccio vedere bene. Allora abbiamo un attacco sciuco da questa parte qua abbiamo uno sportellino che si apre così, non so se vedete, eccoci qua, e qui abbiamo due tasti, on off e DECT. Che cosa sono? Allora, DECT ci servirà solo la prima volta che andiamo a collegarlo al nostro router della Fritz. Premo il tasto DECT per 2 secondi, inizia a lampeggiare, vado nel mio router, nel mio modem router o quello che devo collegare, premo il tasto Connect per 2-3 secondi quando lampeggia, e loro si connettono e si sincronizzano in automatico. Io adesso l'ho già sincronizzata questa presa qua, quindi adesso andrò ad attaccarla alla mia presa di corrente perché voglio farvi vedere come funziona. Quindi poi una volta connessa dovete scaricare l'app, se volete comandarla dal cellulare logicamente, dovete scaricare l'app che si chiama Fritz, che vedete qui, Smart Home. Io la apro adesso e adesso lui mi dice che non c'è connessione internet. Adesso collego la presa e poi vi faccio vedere. Ok, allora adesso vi faccio vedere, io vado a registrare lo schermo qui così ve lo ripropongo e così potete anche vedere cosa sto facendo realmente. Questa è la nostra app che appunto si chiama Fritz Smart Home. Vedete che c'è scritto Fritz DECT 210.
guardate qua la temperatura da misurata 31 gradi e mezzo. E qua è la temperatura in questa stanza, perché dove ho anche l'inverter e altre cose che scaldano. Benissimo, se io clicco dove c'è scritto Fritz Deck così, e si apre questa pagina qua. Qua potete vedere la potenza attuale di consumo che è pari a 0, e dopo, perché adesso ho collegato questa bellissima lampada, mi piace, è un vecchio telefono riproposto a forma di lampada. Bene, se adesso io vado a... no, qua si suona, ad accenderla, avete visto che bella? Guardate, faccio così e la spengo, faccio così e la accendo, bella. Ok, adesso è accesa, quindi adesso mi darà il nuovo consumo. Come vedete, adesso vedete che sta consumando 13,4 watt, che è la lampadina che abbiamo qui. Magari spengo questa luce qua, che così è un po' più carina. Eccoci qua. E se io vado a spegnere, basta che premo sul tasto dove c'è scritto on, faccio così, e lei me l'ha spenta. Avete visto? Faccio off e lui si riaccende. Benissimo. Adesso avete visto che mi è arrivata anche la notifica Eventi Smart di Fritz. Poi vado a vedere la temperatura misurata, quindi mi mantiene anche sempre il grafico della temperatura misurata. E anche qua, cioè, potete usarlo come termometro in casa, però potete fare anche delle scene, dire se mi supera la temperatura accendi questo, se mi supera... e quindi è già tutto integrato dentro su questa presa qua. Poi, vedete qua, posso fare rinomina, posso mettere il nome che voglio io, stato del dispositivo, quanto è il segnale, e in più qua, potenza attuale, io posso andare a vedere anche l'energia, prima era collegata alla mia lavatrice, e vedete che cosa ha consumato. Questi sono i dati di questi giorni qua che ho acceso la lavatrice. Bene, come vedete adesso sta consumando 27 watt, questa lampadina qui è da 30 watt, quindi ci siamo, è abbastanza giusto insomma. Bene, qua ci sono i vari grafici, vi ho fatto vedere, posso fare un mese, un anno, ma il bello è che posso vedere anche la temperatura, che a me interessa tantissimo la temperatura, e posso vedere tutto quello che ci serve. Bene, oltre a questo, adesso vi faccio vedere che la riaccendo, quindi mettete che voi siete via di casa, volete accendere una luce di casa, per far vedere appunto che siete a casa, oppure anche solamente per accendere proprio qualcosa, io premo il tastino qui, tac, e lei si accende. Posso essere dove voglio, perché comunque è collegata in internet. Vedete adesso gli eventi qua di Smart. Oltre a questo, volevo farvi vedere che c'è anche sul vostro computer. Se avete dei prodotti Fritz, come vedete qua, io adesso vi avvicino un attimino. Vedete qua dove c'è Smart Home? Ok, io adesso vado qua. Premo questo qui. Eccoci qua, Smart Home. E vado a vedere i dispositivi ed eccola qua, Fritz DECT 210, presa e qua posso andare a registrare un dispositivo, eliminare il dispositivo, modifica sequenza. Comunque posso vederla anche da qua, automazione, quello che vi dicevo prima, creare uno scenario, creare una routine, quindi io posso andare a creare dei vari sistemi come è la maggior parte delle cose di domotica, diciamo, se rilevi la temperatura superiore a 30 gradi, accendimi, così magari si accende il ventilatore, adesso non so, il climatizzatore, quello che volete. Però è tutto integrato dentro su questa presa qua. Molto interessante secondo me. Bene signori, quindi avete visto che è talmente semplice, anche solo per la connessione, che ci si mette dai 3 ai 4 secondi a connetterla col nostro router. Poi una volta che è in rete, scaricate l'app, scaricate Smart Home e in automatico ve la trova subito, perché basta fare aggiungere il dispositivo, ve la trova in rete. Qua sul nostro Fritzbox, per quanto riguarda il sistema online, ve lo trovate subito qua ed è molto molto semplice, come tutti i prodotti di Fritz. Ci si mette un attimo a configurarli. Quel tasto Connect o DECT che sia, basta premerli contemporaneamente, cioè avete DECT, entro 2 minuti dovete andare nel router a premere il tasto Connect. Basta, fa tutto lui, voi non dovete fare niente. Bene signori, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.